Ragazzuole e ragazzuoli, bentornati su Parliamo Nerd. Premettiamo subito, questo video non vuole essere una recensione del primo episodio della serie di Halo. Vogliamo semplicemente analizzare e commentare con voi, in linea generale, l'intero primo episodio, cercando di contestualizzare il tutto con l'universo di Halo, cogliendo vari dettagli che emergono dalla puntata. Ovviamente per forza di cose questo video, attenzione, contiene spoiler, quindi se ancora non avete visto il primo episodio correte su Paramount Plus, Now TV o Sky per godervi l'incipit della serie di Halo. Se vi piace l'idea di analizzare ogni episodio di questa serie, fatecelo sapere lasciando un bel like e ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle nuove uscite. E quindi partiamo perché vi premetto che questo primo episodio mi è troppo piaciuto. Siamo nell'anno 2552, un anno importantissimo nell'universo di Halo, è l'anno dello scoppio della guerra Umani-Covenant, che vede le forze dell'UNSC, ossia il Comando Spaziale delle Nazioni Unite, contrapporsi alle forze della razza aliena Covenant, il cui obiettivo è ricercare antiche strutture e artefatti in giro per l'universo di una razza primordiale chiamata Precursori, razza venerata dai Covenant stessi con lo scopo di attivare delle antiche armi chiamate appunto Halo. In quegli anni però l'UNSC non solo combatte sul fronte alieno, ma deve contrapporsi ad un'altra ostilità, gli insurrezionalisti, gruppi di umani sparsi nei vari pianeti delle colonie esterne che, organizzatisi in fazioni, hanno iniziato aspre guerriglie contro le forze dell'UNSC. La motivazione è che vedevano nel governo unificato della Terra e nel suo reparto militare una politica imperialista e di oppressione. Ed è qui che il primo episodio parte. Siamo sul pianeta Madrigal, una delle colonie esterne umane, e subito ci viene presentata un'ambientazione molto Star Warsiana, con la classica estetica che mixa elementi futuristici ad elementi più antichi, all'interno di una piccola realtà cittadina fortificata che ospita una fazione di ribelli. Qui nel super cliché, che però funziona dannatamente sempre, della locanda, alcuni ribelli sono intenti a giocare a carte e bere, mentre si scambiano opinioni sulle guerre in corso, tirando in ballo, infine, proprio gli Spartan, questi super soldati dell'UNSC che sembrano davvero essere invincibili. Gli Spartan non sono umani, sono più veloci, più forti, più scaltri. Non li fermi in nessun modo. In quel periodo, come detto all'inizio, i Covenant erano alla ricerca dei manufatti dei precursori nei vari pianeti, e Madrigal era uno di questi. Così l'attacco dei Covenant alle difese ribelli è atroce. Le armi dei ribelli non possono nulla contro la tecnologia dei sovrascudi e contro i Covenant stessi. Sì, lo sappiamo tutti. La CGI dei Covenant non è di grande livello, ma devo dire che mi ha stupito per essere almeno una prima stagione. Quindi, riprendendo, l'attacco è un vero massacro e le speranze di sopravvivenza sono pari a zero, ma è in quel momento che tu spettatore, tu fanboy di Halo dal 2000 che hai giocato tutti i cazzo di videogiochi, è in quel preciso istante che sai in cuor tuo che sta arrivando. E allora lì, appena vedi il Condor sorvolare lo spazio aereo e vedi cadere impicchiata un'armatura, lo sai, e all'atterraggio dici cazzo, è lui. È Master Chief, è 117, è John, sì cazzo, è fichissimo, e anche se non proprio fedelissimo in quanto l'armatura è palesemente molto più ispirata alla Mjolnir di Halo Infinite e non alla Mark VI che dovrebbe indossare nella realtà, ma anche sti cazzi è lui, ed è bellissimo. E poi inizia anche a parlare, Dio santo. E sì, io l'ho visto col doppiaggio italiano e vi assicuro che Simone D'Andrea, il doppiatore appunto, ha fatto un lavoro eccellente, dando anche molto più spessore umano al personaggio che, parliamoci chiaro, nella serie videoludica ha sempre fatto estremamente vomitare. Master Chief 117 a rapporto dal pianeta Madrigal.
Abbiamo trovato la nave spaziale dei Covenant. Insomma, li sfonda tutti. Spappola tutti i Covenant, con scene girate anche piuttosto bene, switchando anche registicamente ad alcuni frangenti in prima persona, con la visuale dell'HUD interna del casco come nei videogiochi. Quindi goduria vera e propria e palate di fanservice che vi giuro, mi sono veramente goduto. Era quello che volevo. Qui viene anche introdotto a fianco di Master Chief il Team Silver, che non credo sia canon nella saga di Halo, ma credo sia proprio un'aggiunta della serie televisiva. Insomma, il fomento è tanto e l'attacco Covenant viene sedato. Lì Master Chief scopre il motivo della presenza dei Covenant a Madrigal. In una grotta è presente un manufatto, che noi sappiamo essere un manufatto dei precursori, ma nella serie ovviamente tutto ciò non viene svelato. Piccola chicca che nella modalità HUD del casco in quel momento Master Chief impugna il DMR e in alto a destra c'è proprio l'icona dell'arma. Piccoli dettagli che da videogiocatore arrapano e non poco. John, una volta toccato l'artefatto, sembra averlo in qualche modo attivato. Di fatto appare proprio in quell'istante il simbolo dell'attivatore, ossia colui che è in grado di attivare la tecnologia dei precursori. In quell'istante Chief ha una visione del suo passato, della sua infanzia. Un superstite Covenant rimasto a guardia interrompe la visione di John riuscendo a scappare a bordo di un Banshee e nel tentativo di prenderlo Master Chief trova l'unica superstite dei ribelli, la figlia del generale per la precisione, Quan Ha. 117 quindi sale sul Condor con il manufatto e Quan Ha diretto verso il pianeta Reach, il pianeta natale del progetto Spartan, nonché la più grande sede delle milizie UNSC. Qui viene introdotta la dottoressa Catherine Elizabeth Halsey, brillante scienziata, creatrice del progetto Spartan 2, la quale sembra preoccupata e al contempo eccitata ed incuriosita dalla visione che Chief ha avuto in seguito al contatto con quello strano artefatto. Questo perché chi veniva sottoposto al processo Spartan diveniva una vera e propria macchina da guerra, eliminando dalla persona ogni briciolo di umanità e ricordo. Così Chief, ricevuto l'ordine di uccidere la superstite perché ritenuta appunto pericolosa, ordine 72 per la precisione, altra similitudine con Star Wars, vero? Esegui l'ordine 66. È in quel momento che capiamo che John è diverso, che riesce ad avere quell'umanità ritenuta fino a quel momento solo un punto debole ed una falla del progetto Spartan. Decide quindi di opporsi all'ordine e salvare la ragazza a tutti i costi. Ed ecco che qui accade qualcosa che nessuno si sarebbe mai e poi mai aspettato. E ci sono rimasto quasi secco anche qui dalla goduria assoluta. Sono 22 anni che aspettiamo questo momento. Certo avremmo voluto che accadesse in un capitolo del videogioco, ma non importa, sappiamo che nel finale segreto di Halo 4 si era quasi visto, insomma, gli occhi, si era vista la nuca, ma non mai così. E in quel momento Spartan John 117 si toglie l'elmo della Mjolnir e lo vediamo per la prima volta in faccia. Se mi vuoi uccidere, dovrei puntare qui. Vi assicuro che è un colpo di scena da vivere appieno. Grazie. Grazie per questo enorme regalo che ci avete fatto. Insomma, nel finale della puntata Master Chief riesce a scappare con Quan Ha e il manufatto. Halsey è quasi felice per questo evento e... viene fatto vedere anche il profeta pietà dei Covenant con un personaggio umano schierato dalla parte dei Covenant stessi, che onestamente credo proprio anche qui, come la squadra Silver, sia un'aggiunta della serie. Addirittura dal dialogo si percepisce che lei possa attivare anch'essa i manufatti dei precursori. Anche qui la CGI, devo dire che soprattutto nei primi piani non è affatto male, anzi molto meglio delle prime scene.
Insomma, questo primo episodio è per me promosso a pieni voti, soprattutto per tutti coloro che amano la saga videoludica di Halo. È ovviamente una serie destinata principalmente a quel pubblico, ma che secondo me potrebbe tranquillamente essere vista da una persona completamente estranea al videogioco e venir anche apprezzata. La CGI, come detto, è abbastanza mediocre ma accettabile. Vi ricordo anche che nella prima stagione di The Witcher non era assolutamente un granché, poi i soldi sono stati incassati ed è migliorato tutto. Che possa accadere anche con Halo? Staremo a vedere, per ora le premesse ci sono tutte e il fomento è tantissimo. Quindi noi ci rivediamo dopo l'uscita del secondo episodio e vi assicuro che non vedo l'ora. Alla prossima!